Sežana è una cittadina slovena appena oltre il confine con l'Italia. Qui ha sede una squadra che sta provando a raggiungere i più alti livelli del calcio sloveno, con una strategia tutta sua e probabilmente unica in questa parte d'Europa, a partire dal numero di piccoli azionisti che la sostengono, oltre 1200. Nel calcio sloveno la differenza la fanno gli sponsor. In mancanza di proprietà particolarmente ricche, le partnership durature con aziende solide portano entrate fondamentali. È stato così anche nella storia del Tabor, che in oltre 100 anni di attività ha raggiunto i risultati maggiori quando era sostenuta da importanti sponsorizzazioni. La Slovenia però è un paese tutto sommato piccolo e se si escludono le sue due città principali anche dal punto di vista calcistico, Ljubljana e Maribor, gli altri centri sono minori. Sežana è uno di questi piccoli comuni e conta poco più di 10.000 abitanti. Per la sua squadra di calcio, il Tabor, è sempre difficile avere accesso a grandi capitali, motivo per cui un gruppo di persone ha iniziato a pensare diversamente. Sostenuti da investitori americani e con l'appoggio sul territorio di ex giocatori sloveni del Tabor, dirigenti sportivi con esperienza nel calcio inglese hanno preso il controllo del club dopo l'ultima retrocessione dalla prima divisione e lo hanno trasformato in una piattaforma di lancio per calciatori che puntano a fare carriera in Europa. Già in precedenza il club era riuscito a mettere sotto contratto professionisti come Antoine Makumbu, poi passato al Cagliari, e soprattutto Mauro German Camoranesi, che al Tabor ha iniziato la sua carriera da allenatore in Europa. Ora spera di fare lo stesso con i vari Giga Fermíšek, Federico Rose e Stanislav Petkov, nomi che presto potrebbero farsi conoscere altrove, insieme ad altri. The reason is the club has an understanding of trying to bring in new talents, especially hidden ones. So that's like a big thing to give them the platform to perform. L'altra grande particolarità del Tabor Sežana è che tutti possono sostenerlo ed essere coinvolti nel suo progetto. Il club sta infatti vendendo quote azionarie sulla piattaforma online WeFunder. Con un investimento minimo di $250 si può diventare piccoli azionisti e avere un canale di comunicazione privilegiato con il club, come finora hanno scelto di fare oltre 1200 investitori che insieme hanno sostenuto il club con oltre $630.000. Tutto questo ha portato in un piccolo paese sloveno investitori da tutta Europa, dal Nord America e dall'Oceania, che nell'arco della stagione vengono accolti in visita al club. A tenere salde le radici slovene ci pensano invece due figure storiche come il presidente Davor Škerjan e il vice allenatore Nase Kosmac, entrambi con un passato da calciatori internazionali ed entrambi ex del Tabor. I started to play here then when I was 14. I went to other clubs and also travel a little bit the world, so it's also other perspectives how it goes. Yes, back then Tabor was mostly for Tabor playing local guys or from Slovenia, let's say, or some of Croatia and ex-Yugoslavia countries. Now it's, let's say, the story is much different. Nell'ultima stagione la squadra ha mancato di poco la promozione in prima divisione, che rimane il primo dei due grandi obiettivi fissati. L'altro è la qualificazione alle coppe europee sfruttando la competitività piuttosto omogenea del campionato sloveno. Se questi obiettivi verranno raggiunti, gli azionisti potranno condividere dividendi o scegliere di reinvestire nel progetto.